Buonasera a tutti e a tutte, eccoci qui con un nuovo video qui sul canale. Io sono sempre Sergio Blandi, sono un manager sportivo professionista e prima di addentrarci in quello che è il post partita di Feyenoord-Inter volevo onestamente ricordare una grande persona, una grande persona di calcio, ma di sport in generale, che era Bruno Pizzul, che purtroppo ci ha lasciato oggi. Bruno Pizzul non era semplicemente un telecronista, un giornalista sportivo, era un professore, se così possiamo dire, no, della materia, a parte essere anche una grande persona, una persona diciamo d'altro stampo completamente, e onestamente è anche il motivo per cui ho amato il calcio, mi sono sempre appassionato, poi soprattutto nel periodo che ricordiamo, no, con lui al commento della nazionale italiana. Secondo me è stato qualcosa di magico, ci ha lasciato davvero tanto, gli dobbiamo davvero tanto, quindi non è stato semplicemente un giornalista sportivo, un uomo di sport, ma è stato anche, ripeto, una grande personalità, è stato anche, prima di diventare giornalista sportivo, un calciatore ad alti livelli, ci lascia all'età di 87 anni. Lascia un vuoto, devo dire, da questo punto di vista, perché anche nel 2002, quando aveva abbandonato fondamentalmente la telecronaca, mi sono dispiaciuto perché giusto 4 anni dopo l'Italia vinse il mondiale e purtroppo non è stata un'avventura che è stata scandita dalle sue parole, quindi questo mi ha davvero rattristato, devo dire, e niente, quindi un grande abbraccio alla famiglia, che possa riposare in pace, ripeto, un'istituzione che ci lascia. Venendo a noi, venendo alla partita, grande partita, grande risultato, partita di carattere, è una partita che comunque già a prescindere era difficile, perché sapevamo insomma il modo in cui l'Inter arrivava in emergenza. C'è da dire che anche il Feyenoord arrivava con molte assenze. Quindi diciamo una partita che comunque soprattutto al De Kuip, scusate, anzi, si preannunciava abbastanza dura, però è anche vero che i giocatori dell'Inter e soprattutto Inzaghi hanno saputo, diciamo, affrontare in maniera corretta sin dal primo minuto, anche se devo dire che inizialmente il Feyenoord, chiaramente come mi aspettavo, in realtà un po' pressato chiaramente l'Inter, ha cercato di mettere in difficoltà la difesa. Io credo che anche l'Inter abbia lasciato volontariamente del campo e poi successivamente a poco comunque l'Inter è riuscita a prendere in mano un po' il gioco, a macinare alcune occasioni, fino a quando non si è arrivato a questo grandissimo gol di Thuram, che ha, diciamo, stappato un po' la partita. Da quel momento in poi è stato semplicemente una partita di gestione dell'Inter che onestamente, ecco, se devo trovare qualche difetto, qualche problema, si poteva anche arrotondare ancora di più il risultato. C'è stato questo rigore che è stato sbagliato da Zielinski, purtroppo capita. Il rigore, onestamente dico, per come vedo io il calcio, chiaramente avendoci anche giocato e ci gioco tuttora, chiaramente non a livelli, gioco a livelli amatoriali, però è chiaro che è un rigore che è generoso, ma è generoso nel senso che comunque ormai per quelle che sono le regole, i dettami, è un rigore che ci sta, che molto spesso vediamo anche assegnato nel campionato italiano, non solamente in Champions League, quindi c'è poco da dire. Io onestamente non l'avrei dato, perché per quelli, ripeto, che sono i miei canoni, però ci sta, chiaramente dal regolamento e diciamo, da lettura degli arbitri di oggi è un rigore che ci può stare. Venendo un po' a quella che è l'analisi della partita, perché volevo addentrarmi un po' in alcuni commenti. Intanto il Feyenoord, devo dire che è stato pericoloso con 2 uomini, barra 3, diciamo, specialmente. Uno è Osman, che comunque sul lato sinistro ha creato un po' di confusione, diciamo all'inizio soprattutto, e l'altro è stato Hagi Musa a destra, ma si sapeva già, questo l'avevo detto anche quando il Feyenoord era stato sorteggiato come avversario dell'Inter degli ottavi di finale, e onestamente si è visto, insomma, è un giocatore che ha tecnica, soprattutto Hagi Musa ha una grande tecnica, un bel giocatore, alcuni lo paragonano a Mahrez. Ha creato certe volte un po' di scompiglio, però devo dire che poi gli sono state prese le misure sia da Bastoni che da Acerbi, non ha fatto granché onestamente.
qualche lieve pericolo, ma ci sta, chiaramente in queste partite è impossibile non correre rischi. E onestamente mi aspettavo di più da Paixão, che era il terzo uomo, no? Che all'inizio sembrava potesse creare qualche problema, ma Van Persie, da quando è arrivato sulla panchina del Feyenoord, gli ha cambiato posizione, fondamentalmente l'ha spostato da sinistra e l'ha un po' accentrato, l'ha messo dietro la prima punta, e secondo me lì perde un po'. Non è stato pericoloso come normalmente lo abbiamo visto, cioè contro il Milan per esempio ha creato molti problemi, partendo dalla sinistra, chiaramente rientrando, potendo calciare col destro, è veramente un ottimo giocatore, devo dire. Però stasera è stato sia limitato chiaramente dalla bravura della difesa e del centrocampo dell'Inter, e poi secondo me anche un po' limitato, ripeto, da questa nuova posizione che Van Persie gli ha disegnato. Andando poi all'Inter, partirei da Martinez il portiere. Onestamente volevo sottolineare la sua performance perché mi è piaciuta molto, e secondo me è un ottimo portiere tra i pali, anche nelle uscite, insomma in quelle che sono le caratteristiche base del portiere. Lo vedo ancora un po' insicuro con i piedi, quindi certe volte, e questo è un problema per quello che è il gioco di Inzaghi, perché comunque come sapete Sommer con i piedi insomma gioca molto bene, fa partire l'azione dal basso in una maniera molto fluida. Con Martinez è vero che molto spesso diciamo gestiva la palla anche bene, però certe volte ha sbagliato insomma il dosaggio dell'appoggio, il passaggio un po' forte, un po' fuori traiettoria, insomma ogni tanto deve migliorare un po' da questo punto di vista, e credo che lo farà poi col tempo, però è davvero un ottimo portiere, quindi teniamocelo stretto anche per il futuro. Mi auguro che comunque anche con l'investimento che è stato fatto sarà così. Passando poi alla difesa, direi che partita interpretata molto bene. Se devo dire qualcosa, devo trovare un piccolo difetto, un piccolo appunto da fare, lo trovo su Pavard, che certe volte è stato un po' impreciso secondo me, certe volte un po' irruento nelle uscite, e facendosi anticipare poi creava insomma delle potenziali occasioni del Feyenoord. Però in linea di massima comunque hanno giocato, sia De Vrij onestamente è tornato sul livello molto buono, ottimo. Acerbi chiaramente è una garanzia, quindi quando è in forma quindi ovviamente c'è poco da dire. Il centrocampo anche mi è piaciuto, Dumfries animale, davvero un animale, va su tutti i palloni, ha una forza tremenda, cioè, secondo me è il migliore in campo stasera per distacco, anche se anche Barella, venendo poi anche a lui, mi è piaciuto molto, era partito un po' in sordina, era partito un po' imballato in realtà, però poi si è sciolto, ha fatto anche questo grandissimo assist per Thuram, quindi devo dire che Barella anche lui sul pezzo. Mi è piaciuto anche Aslani, che è stato meno timido rispetto al solito, è tornato meno palloni indietro, è tornato anche lui meno col pallone indietro, ha cercato di verticalizzare di più, ha gestito poi molto bene la situazione anche nel secondo tempo, quindi secondo me è una partita positiva di Aslani, così come per Zielinski, nonostante il rigore sbagliato, però anche lui gestione ottima, anche sul secondo gol in realtà l'azione proprio la propizia lui, perché libera Bastoni con un passaggio, in realtà c'è stata lì una giocata a centrocampo tra Zielinski e Lautaro, poi a librare Bastoni, e poi dopo trova successivamente l'assist per Lautaro per il gol. Onestamente è una partita positiva, purtroppo macchiata da questo errore dal dischetto, però che poteva chiaramente arrotondare ancora di più il punteggio. Non è stato così, può capitare, quindi pazienza insomma, ma partita positiva anche per Zielinski, così come per Bastoni, che era diciamo tra virgolette fuori il ruolo, anche se lui poi si spinge sempre molto, no? Durante le partite, come sappiamo, e onestamente mi è piaciuto, l'ha interpretato bene, non è stato mai messo in difficoltà, ma non avevo dubbi, ero curioso di vederlo e onestamente mi ha dato una buona impressione. Se devo trovare diciamo anche tra virgolette una critica di Inzaghi, anche se ha fatto gol, però Thuram si vedeva che comunque, e si vede tuttora, che non tanto che non sia in forma, perché se era un problema di forma solamente, chiaramente ci stava anche farlo giocare, fargli recuperare un po' il ritmo partita, però secondo me ancora è infortunato, o comunque diciamo non ha fiducia per quanto riguarda il discorso chiaramente della caviglia. Poi trova il gol, chiaramente, che Thuram ormai è diventato anche un uomo d'area di rigore, no? Quindi molto bene.
Lautaro anche, partita di grinta, di carattere, e non per niente diciamo, ho messo anche questo titolo, no? Carattere, perché è stata una partita di carattere di tutta la squadra, ma anche dettata, no? Dai singoli giocatori, da quelli che sono i leader comunque di questa squadra, e soprattutto Lautaro Martinez, che è il capitano. E onestamente mi è piaciuto molto, ha lottato, ha fatto un gol clamoroso, bellissimo, ha distrutto la porta fondamentalmente, quindi bene. I cambi anche sono entrati diciamo abbastanza bene in partita, quindi una partita che ripeto che lascia soddisfatti soprattutto anche per il discorso del punteggio e soprattutto per quella che però era la situazione dell'Inter, che non è in formissima, lo sappiamo. Avevo ragione a pensare che comunque c'era stato anche un richiamo di preparazione, perché c'è stato, fondamentalmente è stato confermato poi un leggero richiamo di preparazione, quindi va bene così, portiamo a casa questo risultato positivo. Adesso c'è il Monza, sicuramente ci sarà turnover. Vediamo un po' quello che succederà, si deve vincere chiaramente, e poi tra 6 giorni ci sarà il ritorno di questa partita, che speriamo insomma, possa essere semplicemente una pratica da archiviare in fretta. E speriamo anche di recuperare altri giocatori, sembra che Carlos Augusto possa recuperare, insomma vediamo un po'. Zaleschi anche forse per il Feyenoord, Carlos Augusto per il Monza in realtà, quindi vediamo un po' quello che dirà insomma l'infermeria. E niente ragazzi, mi auguro che vi sia piaciuto questo video, lasciate sempre like, commentate, condividete, facciamo crescere insomma la community. Io vi saluto, vi ringrazio, passate una buona serata e ci aggiorniamo presto. Ciao!